Ok raghi, benvenuti. Questa è una puntata speciale, molto molto speciale sotto tutti i punti di vista. Allora, innanzitutto probabilmente sì, di questa puntata farò uno special, perché questa puntata rompe un po' la timeline di tutto On The Run, che insomma è stata fatta in modo cronologico, per cui dal primo giro fino insomma all'ultimo che ho girato. Questa invece sarà un'eccezione. Sì, questa è una puntata speciale perché stiamo andando a fare un evento speciale. Stiamo andando a fare la prima live Fastidio a Bologna al TPO. Come vedete l'entusiasmo c'è, ma c'è anche un'ansia, ma veramente un'ansia che non ti posso dire. Questo live è probabilmente il più difficile in assoluto che mi sia mai capitato di fare. Ne ho fatti tanti difficili, insomma, tutti li ho vissuti più o meno in modo così, però questo mi sa che è più di tutti. Innanzitutto perché è una prima, tutte le prime sono sempre molto ansiose perché appunto è un po' il live che non hai ancora fatto, eccetera eccetera, e sì, anche gli ultimi dischi, la prima è sempre stata un mezzo incubo a livello emotivo, però insomma questo è un po' diverso. Fastidio Live è qualcosa di molto 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 complesso, è una sfida, una vera challenge per me, perché per tanti aspetti. Per esempio gli ultimi dischi, no, come Chiodi o quello ancora prima, The Grass, li ho portati live dopo averli scritti freschi, per cui li avevo metabolizzati. Poi chiaramente le prime erano tutte molto importanti, come questa di Chiodi che l'abbiamo inaugurata al festival di Radio Sherwood, se non mi sbaglio, cioè un festival con veramente un botto di persone. Però come appunto ho detto erano dischi che avevo appena finito di scrivere, metabolizzati, e insomma c'era solo da gestire la parte emotiva. Qui invece Fastidio Live è un discorso molto complicato. Questo è un disco che non ho mai fatto live praticamente, se vado veramente indietro con la memoria, un periodo in cui la memoria non era molto affidabile, cioè forse me ne ricordo un paio di volte che questi pezzi sono stati portati con le basi originali. Dopodiché nulla più per 27 anni, sì dai, 26-27 anni, per cui è ben lontano dall'essere stato scritto recentemente. È anche un disco che è scritto da un altro me stesso che aveva un'altra tecnica, un altro stile di scrittura, un altro fiato degli altri polmoni più giovani, un'altra fotta, altre motivazioni, per cui è un disco in certi punti molto molto aggressivo. Abbiamo fatto delle prove, ho visto che live richiede davvero tanta concentrazione, tanta tecnica, ho provato più che potevo, però ecco, come dire, sì, posso dirlo, mi sto cagando addosso perché insomma TPO è una sala bella grossa, sold out, per cui raghi niente, c'ho addosso una tension e niente, dai, ci tenevo a fare questa puntata nonostante insomma sia febbraio, però dai, le temperature ci stanno, sto andando presto. Adesso andiamo a fare il sound check, hotel, lascerò lì la moto, si ritornerà in hotel in macchina e poi il giorno dopo rientrerò con le considerazioni del caso. Questo live, come vedete, è difficilissimo perché innanzitutto velocità un po' più sostenute di quelle a cui mi sono un po' abituato negli ultimi anni. Tutte e tre le strofe abbiamo deciso di proporlo proprio in maniera integrale. Ormai chi cazzo le fa più 3 strofe da 16, sono veramente molto molto impegnative. Poi extra beat, metriche pazze. Allora, una cosa è certa, non mi muoverò troppo sul palco. Non è che mi muova ultimamente moltissimo, però a sto giro qua, in sto live qua, c'è veramente
tanta gestione fiato da controllare, perché sono pezzi che ti portano veramente tanto in apnea. Ho dovuto un po' in certi punti ristudiarmi un po' tutte le respirazioni e riadattarle alla mia età, alla mia capacità polmonare. Starò un po', come dire, è un po' fermino, dai, vabbè, ci sta, perché sì, poi è un disco che è molto amato, è davvero molto amato dalla gente. Chiaramente, beh sì, è il disco dell'esordio per ogni artista, segna proprio un passo importante. Chi ti vuole bene, chi vuole bene la tua musica ha sempre un rapporto particolare col primo disco. Io, ecco, un po' meno, perché è un disco, sì, l'ho già detto tra altre interviste, che ho fatto da giovane, con un'altra mentalità, molto più aggressiva, molto più sborona di quella che ho adesso, un po' troppa sì, aggressività, forse non lo so, però insomma è la foto di ciò che ero, insomma sono quello, ero quello, sono diventato quello che sono passando anche da quello, è così. Madonna, c'ho il cuoricino che mi cerca di uscire dal petto, sono veramente spaventato, ansioso. Dai, però vedrai, dai, la portiamo a casa, però che ansia. Dai. Ci siamo quasi. Ok. E io per adesso mi piazzo un attimo qua. Qua è il TPO. Io stacco tutto qui, mi parcheggio, faccio il mio bel sound check, poi albergo e poi dai, si parte. Vediamo adesso di fare un po' tutto, dai. Ok, ufficialmente siamo pronti e stiamo per andare. Yo. Bisognerà uccidere. Ucciderò. Bene. Bisognerà uccidere. Ucciderò. Bene. Direttamente da Radical Staff. Zero stress. Melma e merda. Neo X. Ma soprattutto da se stesso e da tutto il fastidio che si porta dietro. Fatevi sentire per Chaos One. Bologna! Ci sei o no? Ci sei o no? Fatemi sentire per DJ Crime! Sulle mani Bologna! Sulle mani Bologna!
Esattamente adesso che sono tutti quanti ormai convinti che l'hip hop è ciò che senti, mentre il rap è ciò che canti, è differenti situazioni, punti di contatto, spazi nuovi, nuovi stili, tutti a caccia di un contratto. Ma se vuoi la roba fiacca vattela a cercare altrove, 100% vivo e fiero, caccia roba hardcore. Il punto della situazione è questo: se non ci sei ci fai, se non ci fai ci sei, stai al tuo posto. Per questo non uso morbidente, le mie rime sono ruvide, accetto ogni parvenza commerciabile. Sono solo mono ma le radio mi ripudiano il mio demo come un alieno, al business sono estraneo, 100% punto, come oro letto tutto sul nero. Ma tanto fa lo stesso perché poi sto sempre in rosso, con la coscienza sporca e tutto il resto che è il mio stile. Sono solo hip hop 100% hardcore, 100% vivo e fiero rappresento, 100% rappresento nel 96, 100% vivo e fiero rappresento Bologna. Bologna, noi siamo ancora qua su, dopo 35 anni, non scendiamo! Sulle mani! No! Se tu stai sotto io sto sopra, io sto avanti, tu stai dietro, non ti vedo, tu sei trasparente come il vetro. Sto zero stress, quantificato, solo parole perché in realtà sono stressato come un dottore ad un'operazione a cuore aperto dopo un infarto. Sono spiacente, talento zero, tocca di studiare, sono io quello più scarso, ma io vi ho lo spessore per cui what's the sound, ascoltando come l'orto di underground. Quando vado in scena più agitato di Chris Brown, credi che c'è skill, c'è chi dollar bill. Come BMD, senti nell'EP, adesso guarda me, Smith, sono ancora in piedi come un fantasma nel tuo plasma per cui non mi vedi. Nessuna faccia epic, zero stile hippie, credo nella pace come Gandhi, ma è ora che tu scendi. Guarda me, adesso guarda me, adesso guarda me, adesso guarda me, mo è meglio che scendi. Guarda me, guarda me, adesso guarda me, adesso guarda me, guarda me, adesso guarda me, meglio che scendi, sfida sto guaglione, le mazzate che prendi. Bologna, benvenuti! Questo è la prima del Fastidio Live Tour. Sono passati 28 anni da quando ho fatto questo disco e praticamente questa è la prima volta che lo suono. Abbiamo deciso di presentarlo nella sua forma originale con tutte le sue basi e tutte e tre le strofe per tutti i pezzi. Per me è una sfida particolarmente impegnativa, sia fisicamente che mentalmente, per cui abbiamo bisogno del vostro supporto. Tenete botta fino all'ultima barra, fino all'ultimo ritornello, perché domani potremo dire tutti di aver partecipato a un evento irripetibile. Perché comunque domani è sempre un altro giorno. Bologna! Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre. Non chiedo altro che un giorno, solo un giorno, solamente un giorno per svoltare. Gli altri 64 più 300 te li puoi tenere. Domande non ne voglio, non ne ho volute mai. Perché? Perché non so perché sono fatti miei. Quieto, calmo quel velluto al timbro, ma se tu guardi meglio scorro sporco più dell'ambro. Per cui apri il giusto file, sotto la voce hardcore fisso troverai il mio nome. Che combinazione! E a proposito di stile, la percentuale è 100%, il peso di un quintale. Dimmi quando tu verrai, non so se sarò ancora vivo, magari mi vedrai alla Rai, peti fluvi a cavo. Se poi tu vuoi interpretare il preso male con me,
Ma a posto me. E un'altra volta come ho detto sto costretto ad aspettare, perché resta sempre solo un altro giorno da smontare. Perché resta sempre solo un altro giorno da smontare. Domani è un altro giorno. Si vedrà. Il giorno in cui rivedo tutta la mia vita. Bologna! Sulle mani! Sulle mani! Rullante a cassa Charleston, primo binario come un treno. Questo beat è grasso come Marlon Brando nel Padrino. Io non bevo il tuo veleno, non mi aggrada e questo già lo sai. Pesco giù nel torbido come Samplay. Ehi, torno alle mie origini, particolare stile particolare, roba radicale dall'86. Faccio hardcore puro e sto acceso, illumino la notte come un faro. Un pipo fiero che si esprime quando esprime il vero in modo serio. Ti assicuro che sei raro, senza prezzo come l'oro. Se lo vuoi comprare svuota le tue tasche grasse. Il principio delle posse, non chiedo spazio, me lo prendo. Sto sopravvivendo assieme a show, potenza nucleare a 100 megaton. 2 pesi, 2 misure fatte apposta per lo scaso. Se credi che io scenda sei un illuso. È il peso del passato che ritorna per schiacciarti, non voltarti. L'unico modo che hai di uscire è quello di studiare. Non farti più fregare, per favore stai più attento. Se mangi nel mio piatto non mi offendo, io ti sfondo. E non pretendo che capisci, lascia solo che ti mostri il lato oscuro del fastidio. Quello che non senti in radio. Per quanto mi riguarda sto tranquillo nel mio vivere. È dall'83 che continuo a credere. Questa è dura, raghi. Alla tua merda sono diventato immune. Bologna! Queste storie c'ho le tasche piene. Alla tua merda sono diventato immune. Alla tua merda sono diventato immune. Queste storie c'ho le tasche piene. Come ti vedo che passi già mi stress, accuso i sintomi, ora sentimi. Sto male vero, zero finge, scavo solchi con lo stento. Giro su me stesso tipo compazzo, faccio ciò che voglio con le metriche. Senti il battito come il cornetto. Dopodiché ti aspetto al limite, sei ignoto come il milite. Se vuoi parlare fallo adesso. Tempo scaduto, passo avanti e non mi senti, manco persi l'amplifon. Mettimi con gli assetti e non chiamarmi don. Vuoi fare brutto come Jack, ma sembri Giorgio Nick. Vuoi farmi conti in tasca, questa tasca è vuota. Sei un analfabeta, faresti fatica anche a contare fino a 0. Sei un somaro, mi dici che devo imparare le parole. Fallo tu per primo che sei bravo, buono e bello col tuo rap per l'oratorio. Ti metti contro un b-boy fiero. Se come Simpson non lo sai che mentre tu fai parte a J, boom bye bye al tuo soundboy. Sono diventato immune. Bologna! Alla tua merda sono diventato immune. Queste storie c'ho le tasche piene. Parlano e parlano, poi continuano a parlare, ma sono fiacchi e non li stiamo più a sentire. Bologna! Ci sei o no? L'ultimo sforzo! Voglio sentire le voci! Scarico il microfono, causano catastrofi, ma sul fastidio che tu non l'avrai. Scarico il microfono. Bologna! Sono lontani del malessere che tu stai per conoscere. Troppe maschere con dietro niente, gente con la foto del contante mentre dico la mia merda come un pulso sofferto. Prospettive come essere, ti avverto ancora più contorto. Esperti in materia, scindo il nucleo. Io gioco in Serie A, tu stai ancora col subbuglio. Sono un senior, zero mafia, zero junior. La mia roba è anfetamine e flavor. La tua mi sembra double. Sei confuso, ti eri illuso che un applauso bastasse. SOS quando clima sopra i piatti apocalisse. Non c'è modo per convincerti se non sconfiggerti. Su 4 quarti vai a proteggerti, non nasconderti. Discipline del fastidio, vero stress, primo stadio. Terzo episodio, il rimedio contro il pattume in radio. Tu sei il problema, l'ostacolo, il tuo spessore è ridicolo. Difendo il titolo fino alla fine del secolo e accumulo tensioni. Frate, stravagoni, straccio tecniche perfette come equazioni astratte per il 9-7. Pronto per lo sconto del troppo fastidio che ho assunto. 100%.
Zero sconto, non c'è posto per le ipotesi. Come un primario straccio diagnosi. Tuo stile prognosi, il contratto è scritto ventesi in sintesi. Sono stanco del tuo venderti, non confonderti quando vengo a prenderti. Sono cazzi tuoi. Grazie Bologna. Fatemi sentire per DJ Cry. Ancora! Causano catastrofi. Come l'inghiccia! Grazie Bologna! Fatevi un applauso per essere venuti in così tanti! Io sono in queste condizioni, il mio DJ è fresco come una rosa. Come mai? Com'è sta cosa? Guarda, io sto innaffiando. Comunque dai, è andata, raghi. È andata anche molto bene. Che ti posso dire? E quando DJ Cram ti bacia, raghi. It's love, love. Ciao. E io, eccoci raghi, siamo usciti dall'hotel e stiamo tornando a casa. Facciamo le considerazioni, raghi, che posso dire? Sopraffatto, ecco sì, la parola mi sa che è quella. Sono sopraffatto da tutta una serie di emozioni. La serata è stata pazzesca proprio, cioè... E mi pare, dai, di avercela messa veramente tutta. E no, sono molto contento, veramente molto contento. Grazie DJ Crime, grazie Django Music, grazie a tutti quanti che mi sono stati, insomma, mi hanno dato una mano in questa avventura. Siamo appena passati di nuovo davanti al TPO. Grazie TPO, sold out, veramente strapieno. Poi davvero, cioè, ho sempre avuto la fortuna di avere un grande trasporto da parte della gente che mi viene a sentire, ma a sto giro proprio, cioè, i ritornelli praticamente li hanno fatti loro. Veramente grazie ragazzi a tutti quelli che sono venuti. Dai, non so proprio veramente come dirvi quanto sono contento, sollevato, veramente la mia anima sembra 9 kg più leggera. Avevo tanta paura, insomma io ho fatto tutto quello che potevo per riassorbire questo disco. L'ho provato un'infinità di volte, l'ho ascoltato, l'ho riascoltato un'infinità di volte, l'ho riarrangiato, l'ho reinterpretato e dai, comunque sì. Grazie. Non sapete l'idea proprio di quanto siete riusciti veramente a emozionarmi. Cioè, wow. Metabolizzare tutto quanto è ancora un'altra cosa che mi ha fatto tanto piacere, ma tanto, è che insomma dopo che ho finito mi sono recato alla postazione del merch, dove ho firmato un'infinità di dischi, fatto tante foto e ho ricevuto molti apprezzamenti per il vlog. Insomma, di apprezzamento li ho ricevuti
nei messaggi, nei commenti e tutto, ma sentirsi di live era la prima volta, per cui sì, riceverli dal vivo fa tanto piacere, cioè mi sento abbastanza galvanizzato da questa euforia di essere riuscito ad arrivare a vivo al giorno dopo, e quasi quasi ho detto ma adesso quasi quasi prendo, me ne vado su proprio in collina a fare un giro, però anche se sono euforico e su di giri, il mio corpo è stanco e insomma è meglio che vada a riposarmi, vado a scaricare tutte le immagini. In realtà già domani dovrò cominciare a schiumare, a stare ore e ore a editare tutto questo, vorrei provare a farlo, insomma uscire in settimana, sarà appunto uno scatto in avanti rispetto alla timeline che ho tenuto fino adesso, e i giri che sto pubblicando in queste settimane sono ancora di fine agosto, di inizio settembre, e invece adesso faccio sto scatto in avanti e poi insomma ritorniamo a fare la timeline classica. Vabbè dai raghi, io adesso non so bene quanta batteria c'ho ancora, per cui dai, ci salutiamo, spero di riuscire a fare bene questa puntata e di dare giustizia a questo live che davvero ha avuto un pubblico spettacolare, non solo numeroso ma proprio sempre sul pezzo, sempre su tutto. Ho fatto fare intere strofe, è stato veramente un'emozione. Grazie Bologna, grazie davvero, grazie DJ Crime, grazie a tutti. Questo è On The Run e dai, dal report della prima del Fastidio Live 2024 è tutto. Grazie raghi, a star bene, ciao!